Bentornati, benvenuti, questo è On The Run. Oggi è un bel giro lungo, andiamo al lago di Garda a vedere il castello di Sirmione, poi quello di Malcesine, poi ci inoltreremo nelle valli di dietro, raggiungeremo il castello di Toblino e poi infine Trento, dove ci ospiterà il mio amico e collega Mister Morte Cattiva, ultimo genio incompreso del pianeta. Dai, ci aspetta un bel po' di strada. Attaccherò tutto quando saremo già a Sirmione in modo da risparmiare un po' di batterie visto che il giro è lungo. Ok, a dopo, ciao. Ok, eccoci qua, siamo arrivati a Sirmione. Faccio proprio gli ultimi metri di arrivo perché insomma fino adesso è stata tutta autostrada e zona industriale. Adesso qua arriviamo e ci sono veramente dei bei panorami. Siamo su questa lingua di terra praticamente strettissima, a destra l'acqua, ma anche dietro queste case c'è di nuovo il lago, per cui siamo proprio su questa mini penisola che finirà proprio tra un po' a quel centro storico che è molto molto bello. Ovviamente essendo agosto è impaccatissimo di turisti, non è proprio il mese ideale per venire a fare queste visite, ma insomma facciamo quello che possiamo quando possiamo. Morte Cattiva c'ha solo 2 settimane di ferie e io voglio andarlo a trovare da un po' perché ci voglio bene. Ecco qua il castello Scaligero con i 2 ingressi, di cui uno tipo un ponte levatoio, più precisamente un barbacane. Eccoci qua, noi siamo arrivati alla prima tappa. Guarda che bello il lago. Ok, eccoci qua a Sirmione, dietro di me il lago, bellissimo. Dai, 2 pillole di storia. Allora, la fortezza viene datata intorno al XIII secolo, probabilmente su una base romana, ordinata dal podestà di Verona, tale Bastino della Scala, che cioè il nome dice tutto. Un secolo dopo circa è stata costruita la Darsena, dopodiché tutto il territorio passò sotto il dominio veneziano, che ne rafforzò ancora le strutture difensive. Continuò a essere una posizione difensiva fino al XVI secolo, dopo per ragioni politiche l'equilibrio si spostò verso Peschiera del Garda e la sua fortezza. Ok, noi continuiamo il nostro viaggio, adesso prenderemo la moto e posteggeremo tutto il lato destro del Garda fino ad arrivare a Malcesine, dove guarderemo un altro bellissimo castello di cui vi racconterò qualcosina appena arrivati. Dai, a dopo allora, ciao! Va bene raga, abbiamo lasciato circa un'ora e qualche cosa fa Sirmione e abbiamo fatto sì e no 30-35 km, ma abbiamo impiegato quasi 2 ore. C'è veramente troppa gente. Comunque ecco qua il lago. Adesso dovrebbe mancare insomma dipende dal traffico, un po' per Malcesine, dove spero di riuscire a fermarmi, fare un po' di riprese perché ne vale la pena. Ma se raga, come Sirmione proprio aia, no ho sbagliato, è stata una pessima scelta di periodo. Io poi non sono abituato al casino, cioè dalle parti mie quando vado in giro non trovo mai nessuno. Comunque guardate che bello.
veramente veramente uno spettacolo. Peccato sia anche un po' annuvolato, perché prima c'era un po' di sole, dei colori veramente bellissimi. E vabbè, dai, è andata così. Abbiamo passato la Zise, che è un posto con un altro castello scaligero bellissimo, e qui pure ce n'è un altro veramente notevole. Speriamo che appena usciamo da qua dal lago per fare il pezzo insomma in montagna sia un po' più libero, sai, dai, lo spero proprio. Qui siamo a Torre di Benaco e questo è il castello. Guarda che bello che è. Dai, comunque è un posto spettacolare, che ve lo dico a fa', cioè mica ve lo devo dire io. Posto unico al mondo, con solo un paesaggio naturale incredibile, ma poi con una storia complicata. Questo 100 anni fa era, non so se già avevamo passato il confine, ma qui insomma c'era proprio il confine con l'impero austro-ungarico, ma appunto 100 anni fa. E sì, qui è sempre stata una zona di conflitti, di attriti, è pieno di castelli medievali, fortezze della prima guerra mondiale, e c'è proprio, qua ci si perde con la storia, tant'è che sì, oggi le pillole di storia saranno molto brevi, perché voglio dire, probabilmente voi l'avete studiate pure a scuola, io la scuola lasciamo perdere. Questo è un tratto di strada particolarmente suggestivo, proprio sei praticamente in acqua. Di là, su quella sponda di là, queste sono informazioni per i non motociclisti, perché i motociclisti lo sanno benissimo, sono piene di stradine pazzesche, fatte da degli ingegneri del secolo scorso folli. Sono riusciti a far passare le strade in dei posti assurdi. Magari l'anno prossimo, perché quest'anno però sì, appunto prima di maggio ci posso provare a farne un paio, perché ce n'è un paio che mi attirano tantissimo, soprattutto la strafamosissima strada della Forra, che si inerpica dentro questo budello di roccia, una cosa pazzesca. Vabbè, è un vero must dei motociclisti. Oh, che bello, questo posto è veramente magico, c'è veramente un panorama, e ci credo che vengono da tutto il mondo per vederlo. Inoltre c'ha questo grande pregio, questa zona, il suo famoso microclima, particolari fenomeni termici suoi che conferiscono a questo posto sempre, anche d'inverno, un clima più mite rispetto agli altri posti. In fondo c'è un paese che si chiama Limone, proprio perché lì ci sono le limonaie, e raga, qui siamo cioè in Trentino, è credo il posto in Europa più a nord dove crescono i limoni, e nei secoli, un paio di secoli fa era oro il limone, perché come più di tutti gli altri agrumi riusciva a combattere lo scorbuto, che per i marinai che stavano per mesi e mesi senza poter avere una dieta consona salvava la vita, per cui era veramente una risorsa super richiesta.
Sì, comunque ho detto, siamo arrivati a Malcesine 20 minuti fa, ma mi sa che sì, questi comuni sono tutti per il lungo. Ecco lì la torre che già si vede. Allora, io potrei cercare già un parcheggio. Ok, ok, io sono arrivato, sì, seconda tappa, facciamo veramente toccata e fuga perché troppa gente, troppa gente. Vabbè, dai, a dopo, ciao! Allora, ok, siamo a Malcesine, ci siamo dovuti allontanare dal centro perché c'era veramente troppo bordello, veramente troppo. Dai, due brevissime info. Allora, il castello probabilmente è stato costruito dai Longobardi durante il primo millennio, poi verso gli inizi del 600 è stato distrutto e poi ricostruito dai Franchi. In seguito è passato alla famiglia degli Scaligeri e poi ancora sotto il dominio veneziano, fino a che poi nell'epoca un po' più moderna è stato preso prima dai francesi e poi è diventato parte dell'impero austro-ungarico. Dai, veramente due info molto brevi. Adesso noi ripartiamo e prossima tappa Castello di Toblino e poi Trento. Dai, andiamo, ciao! Ok, scappiamo anche da Malcesine, che è un bellissimo posto, però raghe, cioè no. L'importante è che riusciamo ad andare, vabbè, poi il casino, la gente, vabbè. Comunque sono riuscito a fare le mie robe e un'altra brutta notizia, perché oggi non me ne mancava un'altra, no? Insomma, la strada che volevo fare io, che passava da Tenno, dove c'è un altro castello dove sarebbe piaciuto giusto fermarmi un secondino, mi sembra sia interrotta. Fortunatamente la terza tappa è ancora raggiungibile, che è il castello di Toblino. Però dai, finché si riesce ad andare è tutto bello. Ovviamente sono in super ritardo sulla mia tabella di marcia, arriverò pomeriggio inoltrato, però va bene, dai, va bene lo stesso, importante è essere in moto. Allora, mi sa che qui usciamo dalla Lombardia, no, dal Veneto, ma che Lombardia? Lombardia è dall'altra parte. Dall'altra parte del lago è Lombardia, c'è proprio il confine in mezzo. Però qui adesso siamo in Trentino. Wow, guarda che spettacolo però.
Che spettacolo! Niente, noi saremmo dovuti andare lassù, dentro quella valle lì dove c'è quel bel castello, e poi passare da dietro quei monti là e sbucare là in fondo. Invece adesso dovremmo tirare dritto, perché sì, ho visto che purtroppo mi sa che la strada è interrotta. Madonna che bello. Ok, qua siamo, mi sa, a riva del Garda e il lago è finito. Spero anche il traffico. Ok, saliamo dal lato sbagliato, io devo salire di là, ma fa niente. L'importante è riuscire ad andare. Ci siamo lasciati alle spalle il casino del lago, ci sono pure delle curvette. Bene, bene, bene. Provvediamo subito a fare nel peggior modo possibile. Wow! Addirittura tornanti. Che bello! Allora, lì c'è una torre stupenda, un rudere di un castello veramente arroccato su sto sasso, molto molto bello. Peccato che è un rudere, proprio rimangono poche mura, ma in origine doveva essere una roba pazzesca, perché veramente ci passiamo proprio sotto. Passiamo sul fiume Sarca, bello. Madonna, quante vigne. Se non è cambiato nulla, l'ultima volta ci si poteva proprio entrare con la moto dentro il castello, che in realtà c'è un bar e anche un ristorante hotel. Eccolo là, guardate che magnifico. Chiaramente l'albero non ce lo fa vedere. Sto lago c'ha un colore, questo verde perlato. Vabbè, oggi magari no, perché c'è vento, è un po' torbido. Mamma mia, che bello. Ultima nostra tappa prima di andare a vedere il nostro amico, mio amico, perché forse voi non ci volete essere amico con lui. Vediamo se è possibile, come l'altra volta, passare proprio dentro. Passaggio sul ponte levatoio. Guarda là. Capito? Qui c'è il bar. Va bene, dai, noi siamo arrivati, ultima tappa. Guarda che bello che è. Guarda, ci sono le mura proprio sopra l'acqua. Dai, a dopo. Eccoci al lago di Toblino, dietro le mie spalle, e davanti a me invece il castello. Dunque, fin dal XII secolo il castello è sempre appartenuto ai vassalli del principe vescovo di Trento. Non ho tante altre notizie, a parte qualche passaggio di potere, se non che è stato anche sede di ospiti del Concilio di Trento, dopodiché ha avuto un periodo lungo di serenità e di pace,
e oggi è diventato un ristorante. Il posto è magnifico, ma anche qui c'è veramente troppa gente, e adesso ci dirigiamo verso Trento, dove incontreremo il mio amico e genio incompreso, Morte Cattiva. Bene, andiamo. Partiamo dal castello di Toblino. Comunque dai, manca poco arrivare a Trento. Passiamo fuori dal ponte levatoio. No, questa cosa è bellissima, comunque molto bello, davvero molto bello. Adesso l'ultimo tratto di strada. Comunque sono proprio belle ste valli, ci voglio tornare. Adesso vediamo di organizzare qualche altro giro da queste parti. Parte di strada mi piace proprio un sacco, boschi molto diversi da quelli delle mie zone. Beh, praticamente cosa abbiamo fatto oggi? Dai, un sacco di autostrada, un sacco di coda. I posti che volevamo visitare, cioè ci siamo scappati praticamente, abbiamo fatto veramente una toccata e fuga perché c'era l'invasione. Adesso che ne so, forse Morte mi picchia, forse ha organizzato un comitato di bulli che mi vogliono picchiare e sto facendo questo scherzone. Benvenuti a Trento! Va bene, io sono arrivato. Ciao raghi, a dopo. The next day. Allora, buongiorno, bentornati. Siamo a Trento. Siamo in compagnia probabilmente dell'artista più rilevante dell'ultimo secolo. Probabilmente. Non è sicuro, ma molto probabile. Me ne ricorderò. Che adesso ci svelerà il segreto del suo successo. Questo artista, io dico artista con la maiuscola, ha avuto dei problemi con la legge per la sua eccessiva forma espressiva, possiamo dire? Ecco, magari Questo non scendiamo in particolari, ma sappiate che insomma la vita dell'artista con la maiuscola non è proprio così facile. Insomma, dici un po' il segreto del tuo successo. Il segreto del mio successo è trarre ispirazione da questi meravigliosi monti, da questa lussureggiante natura. Che adesso facciamo vedere un attimo. Ecco, fai vedere che bella. Che adesso tutti sapranno dove abito. Posso dire il tuo nome? No, questo però non è un problema. No, il segreto del mio successo è non avere paura di dire le cose in faccia e di fare nomi e cognomi. Mi pare un'ottima idea. Sì, sono il rapper con più street credibility di tutti. Confermo. Sapete chi siete. Fa anche un ottimo caffè solubile. Fa così. Infatti adesso vi richiedo un altro. Io faceva schifo. Un altro caffè. Cazzo, sei arrivato qui a scoccarmi il caffè. Vabbè, sì, certo. Mi sono venuto apposta e ho finito il caffè. Per il tipico caffè trentino. No? Sì. Caffè di montagna, il gusto ci guadagna, diceva un famoso comico degli anni 70. Ma lei fa che rime allora? Sto facendo rime su rime proprio. Ma no. Due vecchi, alle 7, svegli senza motivo, che guardano il balcone. Vai a avere un altro caffè? Sì, no, voglio un altro caffè. Farti un altro caffè. Va bene, la nostra intervista è finita, abbiamo carpito i segreti dell'artista con la maiuscola. Questo sarà un canale. È tutto un successore e niente, noi ci vediamo alla prossima puntata con un altro artista di calibro. Vallo a sapere. Ciao raga.